Allora, in un'isola in cui il Covid è praticamente inesistente, siamo riusciti a prendercelo lo stesso. Facciamo questo video infatti dall'isolamento in cui ci troviamo qui a Cuba. È anche l'occasione così di raccontarvi un pochino la nostra esperienza rispetto all'assistenza che abbiamo trovato qui. Parleremo principalmente della sanità offerta ai turisti. D'altronde è una guida di viaggio quella che stiamo facendo, però non possiamo non fare una piccola panoramica sulla sanità e sulla medicina cubana. Iniziamo quindi dai numeri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che il rapporto medico-abitante qui a Cuba è il più alto del mondo, si tratta di 8 medici ogni 1000 abitanti. Pensate che il secondo paese ne ha meno della metà, parliamo di 4 ogni 1000 abitanti, e soprattutto la caratteristica principale di Cuba è che tutti i medici sono medici del servizio pubblico. Sono poi 50.000 in questo momento i medici cubani all'estero, in circa 60 paesi. È poi una piccola isola che è riuscita a produrre in tempi record uno addirittura più vaccini per il Covid, e non dimentichiamo l'aiuto che Cuba ha dato all'Italia nel periodo di maggiore necessità. Parliamo però adesso dei servizi specifici offerti al settore turistico. Prima cosa importantissima, ho capito, l'assicurazione è obbligatoria. Vi darà così accesso ai servizi internazionali. È un mix di sanità pubblica e privata. Noi ci siamo rivolti a loro per tante grandi e piccole cose e effettivamente ci siamo trovati sempre molto bene. In particolare quando si tratta di bambini c'è verso di loro un'attenzione incredibile e fortemente umana. Capitolo farmaci, non possiamo che suggerirvi di portarvi anche voi una piccola media dotazione, sentendo il vostro medico, perché potrebbero essere molto utili e soprattutto di più facile e rapida reperibilità. Ora, se si sta male, che cosa dovete fare? Intanto vi consigliamo, prima di partire o prima di arrivare in ogni luogo, di prendere il numero della clinica internazionale di riferimento di quella zona e anche della farmacia internazionale. I servizi internazionali sono quelli dedicati principalmente a voi ed è qui che troverete sicuramente un'assistenza più adatta. In mancanza di questi potete rivolgervi a chiunque, avrete l'aiuto di cui necessitate. Nei servizi internazionali dislocati comunque su tutto il territorio nazionale pagherete con una carta di credito. Per quanto riguarda adesso invece la nostra esperienza, allora, Giorgia e il piccolissimo Eliante sono tuttora positivi. Siamo stati male anche io e Diego, siamo tutti ancora in isolamento presso un hotel. Siamo assistiti H24 qui da un'equipe medica di esperienza internazionale. Si tratta di medici che hanno alle spalle numerose missioni internazionali per fronteggiare le epidemie più diverse, anche in quelle zone del mondo dove altri non sarebbero mai voluti andare. Abbiamo ricevuto un trattamento farmacologico e anche visite approfondite quotidiane che neanche in Italia abbiamo mai avuto. Questi medici ci chiamano in continuazione, sono attenti a qualsiasi piccolo dettaglio, chiamati costantemente dalla reception, dalle cameriere, dal personale delle pulizie, dal giardiniere, dagli amici cubani, da tantissime persone che abbiamo anche soltanto incontrato per mezz'ora, e questo ci aiuta a sentirci meno soli in questo isolamento comunque difficile, perché anche lontano da casa.
Stiamo finalmente comunque tutti abbastanza bene. Diciamo ancora una volta grazie a Cuba e siamo contenti di esserci trovati qui piuttosto che altrove in questa situazione difficile, soprattutto con i bambini, perché questo calore umano e questa assistenza ci hanno fatto sentire tranquilli anche come genitori. Per quanto riguarda tutte le altre cose più felici, consigli sul cibo, sul come spostarsi e dove alloggiare, appena ci saremo ripresi completamente, saranno messi online sul canale YouTube Genitorial. Grazie a tutti come sempre dell'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata.